Ciao amiche, vi è mai capitato di passare una giornata sulla neve o magari un'intera vacanza e non sapere come truccarvi? Oggi vi svelo cosa metterò nella mia trousse per la settimana bianca. Iniziamo! No, non sono impazzita, amiche. Anche se sono in casa e fuori c'è il sole, vi accolgo con questo maglione a collo alto e il cappello perché è così che passerò praticamente tutta la settimana sulla neve e quindi anche il mio make-up dovrà tener conto di questa situazione. Ecco perché alcuni prodotti finiranno dentro la mia trousse, mentre altri li lascerò a casa. Ma vediamoli nel dettaglio. La prima cosa che non entrerà nella mia trousse è il fondotinta e il motivo mi sembra abbastanza evidente. Maglioni a collo alto, cappellino sempre in testa, insomma, amiche, finirebbe tutto col macchiarsi. Ho fatto più esperimenti nel corso degli anni e non ho mai trovato un fondotinta davvero no transfer che anche durante le giornate sulla neve non rilasciasse un po' di colore al contatto con lo sfregamento e quindi ho deciso di rinunciare al fondotinta, ma questo non significa rinunciare ad avere una base comunque omogenea e luminosa, perché quello che porterò con me è il correttore, un correttore long lasting. Allora amiche, io in questo video non vi parlo di marchi di prodotto, ma di tipologie. Voi guardate nel caso quello che avete a casa e che può essere utilizzato. Perché il correttore? Perché andrò a fare durante questa settimana una sorta di reverse contouring, ossia applicherò il correttore strategicamente soltanto in alcune zone del viso, che peraltro non vanno proprio a contatto diretto con l'abbigliamento, per sfruttare invece le ombre e le colorazioni naturali del volto come contorni. Quindi andrò ad esempio a mettere un po' di correttore qua, un po' sull'occhiaia, un po' magari in questa zona sotto lo zigomo, ma sfrutterò il colore naturale delle guance, l'ombra che si crea naturalmente qua, proprio per avere comunque questo effetto di tridimensionalità. In questo modo non dovrò sfumare il fondotinta verso il collo e allo sfregamento non mi si macchierà il maglione o la giacca della tuta. Per quanto riguarda la fronte la lascerò libera perché ovviamente avrò sempre su il cappello. Se siete interessate a questa tecnica del reverse contouring, sappiate che a breve uscirà un video dedicato al make-up no make-up dove la illustro e la spiego nei minimi dettagli. Quindi non perdetevelo, attivate la campanella così saprete immediatamente quando uscirà. Anzi amiche, se questo video vi sta piacendo, ricordate di lasciare un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Allora, infiliamo quindi il correttore nella trousse e passiamo al secondo prodotto che utilizzerò per la base. Mi porterò senz'altro un blush, in questo caso un blush liquido, perché non avrò fondotinta né correttore ad esempio sulle guance in questa zona, ma un pochino di blush mi piace metterlo, anche se spero che ci sarà il sole e quindi che mi arrosserò un pochino in maniera naturale. Tra l'altro durante il giorno utilizzerò un pochino di blush anche per dare solo un'ombreggiatura alle palpebre e quindi lo mettiamo dentro. Il terzo prodotto che utilizzerò per la base è sicuramente una cipria in polvere libera che mi aiuterà a dare una leggera fissatina ai prodotti in crema. Allora, proseguiamo a questo punto con il trucco occhi. Mi porterò senz'altro un eyeliner o forse entrambi una matita long lasting. In questo caso io qui a disposizione, se mi date un attimo ve le trovo, ho una matita marrone long lasting per fare ad esempio una rima infracigliare e non lo trovo, non so, ecco qua,
un eyeliner in penna waterproof. Così potrò scegliere al mattino se fare come adesso un leggerissimo eyeliner e poi dare semplicemente una passata di mascara, e anche lui entra nella trousse, ovviamente un mascara waterproof. Quindi questi 3 prodottini per il trucco occhi che farò durante il giorno entrano tutti nella trousse. Allora, una spazzolatina alle sopracciglia e, se volete, anche una piccola rinfoltita. Questo è un po' facoltativo, dipende quanto ne sentite la necessità. Conosco tante persone per cui le sopracciglia o il trucco delle sopracciglia è ancora più importante del trucco degli occhi. Io me la porto e poi valuterò se ho voglia di utilizzarla oppure no. Allora, a questo punto rimane il trucco labbra. Allora amiche, per il trucco labbra io porterò 2 colorazioni di rossetto. Una è questa che mi vedete adesso, che si abbina a mio avviso molto bene col cappellino che sto indossando e anche con la mia tuta da sci. Ovviamente io ho un altro cappellino di ricambio, ma la colorazione è sempre quella. Quindi durante il giorno sulle piste il rossetto che porterò è questo di MAC. Poi se volete vi lascio anche il link in descrizione. Amiche, ho tolto il cappello perché il secondo rossetto è quello che utilizzerò la sera in albergo per la cena e per il dopo cena. Naturalmente state iniziando a conoscermi, sapete che nella mia trousse non può mai mancare un rossetto rosso, e in questo caso porterò un rossetto a lunga tenuta, effetto opaco, con cui mi trovo particolarmente bene. Per entrambi i rossetti metterò nella trousse invece una matita labbra in colore trasparente. Non so se conoscete questa tipologia di prodotto, questa è di Kiko. Non so se riuscite a vedere, fa una sorta di barriera cerosa che aiuta a non far sbavare il rossetto e a tenerlo nei contorni, ma essendo trasparente si adatta benissimo a qualsiasi colorazione, e quindi posso portare una sola matita e, se ne ho necessità, utilizzarla con entrambe le colorazioni di rossetto. Allora, parlavamo della sera, ecco, molto probabilmente una di quelle sere mi concederò un trucco un pochino più carino, un pochino più elaborato. Ecco perché nella trousse, come direi ultimo prodotto make-up, entra una piccola palette. Questa è di Royal Beauty, ve l'ho forse fatta vedere in un altro video. È una piccola palette con dei colori davvero molto carini. A me piacciono tantissimo i colori rosati, ma ci sono anche questi marroni un po' bronzati che secondo me sono adatti anche per il trucco serale. È piccola e compatta, in più ha anche un piccolo segreto. Si apre questo scomparto e c'è un blush in polvere e una terra, diciamo, per fare eventualmente un po' di contorni. Quindi questa piccola palette entra nella trousse. Sia mai che mi viene la fantasia una delle sere di farmi un trucco un po' più particolare, e direi che come prodotti abbiamo concluso. Naturalmente non l'ho detto prima, l'ho dato per scontato, ma forse è meglio ricordarlo: sempre la protezione solare. Poi chi ha un fototipo come il mio non deve farsela mancare tutto l'anno, che sia in montagna, al mare o da qualunque parte in città. A questo proposito io ho anche un burro cacao che ho comprato, mi pare da Decathlon, con protezione 50, e quella una passatina sotto ci sta sempre bene. Ma in alternativa
Esistono anche dei burro cacao, questi non hanno la protezione solare, però se soffrite di secchezza delle labbra durante le vostre giornate sulla neve, ma volete comunque un pochettino di colore, quindi solo il burro cacao trasparente non vi basta, ci sono questi, io ne ho in 2 colorazioni che sono davvero molto molto carini. Idratano, non so se si vede, ora ecco, un pochino si vede, ma danno anche quel pochino di colore che a noi donne amanti del make-up non dispiace mai. Benissimo amiche, sarei quasi pronta per chiudere la trousse. Come vedete non è molto grande, non è molto ingombrante, se non che manca una cosa fondamentale, ma voi l'avrete già capito: i pennelli, perché un minimo di strumenti per applicare il trucco comunque ci vuole. Allora, io porterò il mio solito pennello fondotinta, ma che in questo caso ovviamente non utilizzerò per il fondotinta, ma comunque mi aiuterà a sfumare i prodotti in crema, e dall'altra parte correttore per fare i particolari o le zone più piccole. Questo pennellino piccolino a setola lunga, morbida, che utilizzerò sia per sfumare il blush qua, diciamo sulle gote, sia per passarlo eventualmente, come vi dicevo, anche sulle palpebre, sia per fissare eventualmente un pochino di cipria in alcuni punti strategici dove penso di averne necessità. Ultimo, porterò un pennello da sfumatura, un unico pennello da sfumatura, come vi dicevo, mi venisse lo sfizio la sera di farmi un trucco occhi un pochino più elaborato. Per il resto mi arrangerò con quello che ho. Allora, ecco qua, possiamo chiudere. Questa è la trousse, qui c'è tutto. Io vi saluto e vi ringrazio per essere state con me in questo video, spero che vi sia piaciuto, di avervi fatto una buona compagnia, e ci rivediamo al più presto sul nostro canale. Ciao!